Con Garage & Roll stiamo andando alla scoperta dei sotterranei musicali delle nostre città, ripercorrendo un viaggio musicale nella storia dei garage di ieri e di oggi. Luoghi simbolo già da tempo dove coltivare idee e talenti e dar voce all'espressione artistica. Andremo a trovare gli artisti direttamente nella loro tana creativa, dove ci racconteranno le loro storie e il loro sound. Quest'oggi siamo andati a Marconi, quartiere popolare di Roma, famoso per le attività commerciali e adiacente a quartieri come Ostiense e Testaccio. Zone ex industriali, quest'oggi diventate un punto di riferimento per le attività culturali e per le nuove forme di intrattenimento. Anche la musica la fa da protagonista e per questo siamo andati a trovare i Madò, band romana che suona un indie pop colto e raffinato, fresco e orecchiabile dal sapore vintage con influenze surf e twee pop. L'indie pop è un sottogenere dell'alternative rock e indie rock che ha avuto origine nel Regno Unito a metà degli anni '80. Il termine si deva alla pubblicazione da parte della rivista New Musical Express della compilation su musicassetta C86 che conteneva le più importanti band indie pop della scena britannica. Con quest'ultima nacquero le convenzioni del genere: chitarre tintinnanti jungle alla The Smiths, amore per pop e girls group anni 60, come dimostrano i Camera Obscura e God Help the Girl. Strutture melodiche e suono spensierato che troviamo nelle musiche di Belle & Sebastian, The Concretes, The Pains of Being Pure at Heart. Surf ed essenzialità punk, caratteristiche che troviamo nelle musiche dei Real Estate, Best Coast, Beach Fossils e tanti altri come i Madò, la band che andiamo a conoscere oggi. Andiamo ad incontrarli. Ciao ragazzi, piacere. Ciao, piacere. Ciao Stefano, ciao Riccardo e Olivia. Cioè, sono contenta di vedere non una ma due donne in una band. Olivia, girl power e Veronica, ma poi soprattutto una bassista donna che insomma mi ricorda. Ma è anche un po' di moda però. Anche un po' di moda, però insomma noi ricordiamo i nostri video, non so se perché sono stati gli stessi, io so Kim Deal dei Pixies e Kim Gordon dei Sonic Youth. Non so i tuoi quali sono stati, i miei, con gli attuali Laura sul banale però è Speranza Spoldi. Canta e suona il basso contemporaneamente, quindi fa un po' come Veronica. Lei infatti non è vero, Veronica è più forte. Se fosse così non sarebbe famosa. Quanto vivete questo box, ragazzi? Quando entrerete vedrete quanto lo viviamo, c'è un po' di tutto. Quanto provate a settimana? 1-2 volte. Sì, 1-2 volte. Diciamo 8-9. Una fissa cerchiamo di solito 9 a tenercela. settimana. Non ti vedo, cosa? 9 a settimana. 9 a settimana. Grande apertura del box da parte di Stefano. Ci fate strada. Eccoci, grazie. Ma che bello questo box. Le vostre postazioni Qui sotto la cassa dove muoio ogni volta ci sono io. Io sono qua che non sento invece niente mai di quello che faccio. Sento anche fin troppo, ve l'assicuro. Questa è di Riccardo. Ma questa chitarra è bellissima, un po' però vintage, Sì, un po' questa invecchiata. è più o meno dal 74 che la utilizzo. Ah, vedi, quanti anni? Bisogna far conto, non me lo ricordo neanche io. Qui c'è Marco, incastrato dalle 2 batterie. Io sto qua. Stefano. Stefano, dato che il box è tuo, ti volevamo lasciare un gadget di Garage & Roll, il nostro adesivo. Grandi, grazie. Guarda, lo mettiamo qua che ci sta giusto un buco vuoto. Sì, è stata paura. Come a dire Garage & Roll è stato qui. Ok, allora dai, siete pronti per suonare? Ci volete far sentire? Ok, cosa ascoltiamo? 3 brani dell'EP. Dell'EP. E faremo Non posso star col gatto e Ciao e Voglio farti male. Molto male. Allora, tanto buon male. ascolto, ecco a voi Madò. Esco di casa per fare la spesa e quei pochi soldi che ho trovato per terra. Senti che freddo, è sceso l'inverno, non mi importa niente, voglio star con la gente. Ma tra poco cambia, ogni persona è diversa.
veramente molto energico questo saluto. Ci prepareremo subito un bel caffè. A proposito di energia, un puntatone quest'oggi che aspettavamo da talmente tanto tempo che ci sono venute le rughe. Avevo creato troppa attesa per questo lancio, però perché sicuramente non funziona. Troppa attesa, invece no, funziona questo grande sound di Madonna che adesso Lara Gli presento intanto, no? Diciamo loro: Veronica Monaco al basso e ai cori, Riccardo Schiavello alla chitarra, Stefano Padoano alla batteria, Marco Pasquariello alle tastiere e Olivia Volpi alla voce e alla chitarra, perché delle volte la suona. A proposito di rughe, ecco, avete debuttato a dicembre, il 2 dicembre allo Wishlist con il vostro primo EP. Ce ne volete parlare e soprattutto come mai appunto l'avete chiamato Rughe? Dunque, l'abbiamo intitolato Rughe perché all'interno del nostro fantastico EP c'è un pezzo qui presente con noi che si chiama La pelle, che comincia proprio qui dove i bambini hanno già le rughe. La disoccupazione fa bene alla pelle. Stavo al mare tanto bene, disoccupata, e quindi mi è venuto fuori questa cosa qua. E preferivo essere disoccupata, sinceramente, non avere le rughe, che incazzarmi tutti i giorni per strada con la macchina. Questo ce lo spiegherà molto bene, per esempio, Veronica. Io Puoi dircelo, mi se arrabbio vuoi. molto spesso in macchina. Che vive in macchina. Sei una donna pacata, voglio dire. Non pagata ma pagata. Sì, e per questo c'ho le rughe magari ogni tanto quando sto in macchina. Però Anna Magnani, vi ricordate che diceva: ci ho messo tanto a farmele venisse Infatti, rughe, non me le togliete, non ti ricordi? Quindi sono i segni della vita. Quindi ecco, qua abbiamo le nostre rughe. Apriamo anche dentro. Sveliamo subito così tutti i misteri. Basta. No, la grafica fantastica l'ha fatta Silvia Casanova Fuga, che ringraziamo tantissimo perché è venuto. Ciao Silvia, è venuto un lavoro bellissimo e può essere diciamo tenuto anche perché si sa che non si comprano più i CD, però come soprammobile. E infatti anche il colore è neutro, si adatta a tutto. Vedi, un CD multiuso. Si può lanciare Per un il CD e gruppo tenere la custodia. multiuso, anche multigenere, perché mischia tante sonorità, tante atmosfere. Come stai? La notte scesa sui sogni tuoi, le stelle cadono, ma tu non le vedi, non le hai raccolte, muoiono ai tuoi piedi. Dai, cosa fai? Non perderti così dentro ai tuoi guai, ho chiuso gli occhi e già sono lontano, 1000 miglia dal palmo della tua mano. Siccome avete detto una volta che avete in comune una natura sognante, con i piedi ben ancorati alle nuvole, volevo sapere questo come si traduce nella vostra musica. Nella nostra musica è soprattutto, secondo me, rimanere un attimo bambini e quindi ritrovare quel gioco fra di noi che magari uno perde col tempo, invece noi evidentemente tutti e 5 ci siamo trovati a non aver perso. È un po' essere leggeri, magari parlare di cose anche importanti per noi, perché sono cose importanti, però con la leggerezza che diceva Calvino anche, non è essere superficiali, ma è guardare le cose dall'alto e volare alla fine. Quindi noi ci permettiamo di fare questo con la musica. Siamo stati anche al release party al Wishlist il 2 dicembre e ci siamo divertiti, e anche appunto il pubblico si è divertito, vi diceva tante cose, no? L'avete un po' entusiasmato questo pubblico, mi ricordo nudi, esatto. Tante cose tutte uguali. Tante cose soprattutto nudi.
Ragazzi, ci volete parlare un po' della preparazione di questo release party e dei video di lancio che avete preparato? Sì. Beh, il lavoro è stato abbastanza duro. Organizzare le prove con 5 elementi è sempre un po' faticoso, quindi in quel senso, non perché sia chissà quanto poi faticoso suonare insieme, perché poi rimane sempre una cosa molto semplice per noi da fare tra di noi. E quindi abbiamo fatto abbastanza prove, anche perché abbiamo avuto il piacere di avere degli amici che hanno suonato con noi, infatti vogliamo ringraziarli. Franz alle percussioni, grazie Franz, Edoardo Impedro alla tromba e il nostro grandissimo amico che ha collaborato anche alla scrittura del singolo, che poi è il singolo Voglio farti male dell'EP, che è Jesse Germanò. Grazie Germanò. E quindi niente, abbiamo avuto il piacere di averli con noi sul palco. La preparazione c'è stata chiaramente, però è stato super e poi c'è stato il divertente. video che promozionale. esatto, che ringraziamo tantissimo l'ideatrice, che è Angelica Briganti. E noi lo faremo vedere, insomma, è solo... E pure per quello ci siamo divertiti un casino a farlo, lui soprattutto. Sì. Lui soprattutto. Vabbè, ti che parli con cavallo, voglio dire. Io che lasciamo stare con chi parla. parlo. È un'idea vostra presentare così? L'idea è stata principalmente di Angelica, che proprio ci ha proposto: ma perché non facciamo un video promozionale? E ovviamente noi l'abbiamo accolto super bene. Poi ognuno all'interno del video ci ha messo un po' del suo. Sicuramente ha fatto uscire la natura giocosa che caratterizza il vostro sound. Sì, poi è un ottimo modo per coinvolgere il pubblico, secondo me, al giorno d'oggi. Poi a proposito, che succede? Io ho dimenticato che devo andare in bagno, ragazzi. Sono cose che capitano, non ti preoccupare. È un problema per la società. Grazie mille. Sì, è che Veronica ha bisogno di mettersi la sveglia. Beh, vediamo. Facci sapere come va. Grazie, a dopo. Ciao, dopo ti chiamo. Ti ricorderò, ma forse già lo sai, che ti prenderò e ti ucciderò. Voglio solo giocare, divertirmi un po', non posso più sopportare questo peso. Aspettami, non farmi andare giù. Ragazzi, quando avete iniziato il percorso insieme, già avevate un'idea chiara del suono che volevate fare o si è evoluto stando insieme? Dire la seconda è la giusta. La seconda è quella giusta, dai. Pensavate a un risultato finale già Anche definito? se noi avevamo qualche idea. Questa cosa è nata da me e Stefano, ma tanti anni fa. Lui mi ha chiesto cosa voglio fare. Ma veramente tu cosa vuoi fare? Tu cosa vuoi fare? Io ho detto: tu cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare Voglio veramente? farti male. Voglio farti male. E da lì è tutto. No, io gli ho detto quella è io stata- voglio fare i pezzi miei. Dopo 2 giorni arriva con la chitarra. Insomma, una Sì, melodia. perché ero venuto al box qualche giorno prima. Mentre stavo seduta alla batteria, quindi mi accompagnavo Cassa e Charleston, con la chitarretta è iniziato questo giro così molto scarno, diciamo, e mi sono usciti spontaneamente questi primi versi di Voglio farti male e del gatto. Loro sono, Già medley, sono i capito? primi. L'ho registrate e mi veniva troppo da ridere perché facevano ridere ste strofe. Quindi ho detto no, lì mi sa che ti ho contattato subito, gliel'ho mandate subito queste registrazioni. E lei no, troppo carine. Quindi siamo poi, non so, avevamo Dopo da organizzato lì, una cosa sì, a casa, una cena. Ma sì, ma poi sempre a casa. Può nascere prima una melodia, poi nasce il testo, oppure può nascere prima il testo come per La pelle, che è nato il testo. Esatto, l'ho che lei mi ha scritto, mandato il testo. e poi gliel'ho mandato. Non ti arrabbiare così. L'amore a volte è fare male, ma sai ci tengo un po' anche a te. E so che impazzirò se rimango con te. Voglio farti male, tanto male. Voglio solo far uscire quello che sento. Intanto è uscito il caffè. Vedevamo l'ora, dato che è Prima di mattina. massaggiare un caffè laziale veramente buono. Ma razziale o romanista? Del territorio. Del territorio. Locale. E medio. E quindi la domanda è questa cosa qua: nell'evoluzione di un suono, quindi la formazione di brani originali, la differenza tra la cameretta e il pop?
Io sono in cameretta, diciamo, ancora, sto in quella fase là. Nella mia cameretta diciamo- Records, che tra l'altro è la nostra etichetta. quindi Esatto, che ringraziamo salutiamo e anche loro. ringraziamo. salutiamo Mia Cameretta Condividete il Records. video. Io penso che l'approccio sia non è tanto il posto quanto proprio il mood col quale ti approcci allo scrivere qualcosa che sia tuo. Dove ti senti a casa sicuramente nasce un qualcosa di vero e spontaneo, no? Poi chiaramente se stai in studio c'hai l'attrezzatura per sperimentare o comunque per sostenere con dei suoni, sperimentare. Ormai sono anni che suoniamo e quindi tutti quanti siamo sulla stessa onda. Certo. E poi abbiamo anche suoni Nonostante particolari, come per esempio. Come particolare Marco. Marco, dici qualcosa di dei miei suoni. Io Intanto faccio... vi offro un bel caffè. La facciamo così, posso? No, l'importante è prego. portare la cameretta nel box. Cameretta nel box Sì, è bisogna fondamentale. portare se stessi nel modo migliore ovunque si vada. E quindi se mi sento bene in cameretta, diciamo, poi porto quella cosa lì ovunque. Ma facci E quindi sentire il box. quella cosa lì. Qual è quella cosa lì? Qual è? Niente. È lui. Pensate che sono i pappagallini? Sì, È incredibile, è incredibile. io vengo qui per questo sostanzialmente. E questo vuol dire sfruttare veramente qualsiasi cosa. Ognuno di voi sappia fare, insomma. No? Sì, Non li fa E da Marco poco. da quando è entrato nella band? Marco è stato l'ultimo. E io dire l'ultimo ma non l'ultimo, perché nei release party mi è piaciuto veramente tanto Marco, nel senso che nei live precedenti, un po' acustici, bassi di volume, non beh, usciva chiaro che come suono, invece in un l'impianto- impianto grande veramente da un grande contributo, mi è piaciuto Sì. veramente tanto. Ma poi è stato Riccardo a far entrare Marco nel gruppo. mi sono imposto. Cioè lui ha detto io non suono Era più amico con tuo. voi se non troviamo un tastierista. Sì, è vero. Era nato così e ne avevano trovati tanti, poi dopo ha detto un tastierista che sappia fare i tastieriste. E a quel punto si è scremata tutta la selezione ed è rimasto solo Marco. Ragazzi, salute. Salute, cin cin. Alle tastiere. Col caffè biondi. Abbiamo anche un gadget per voi Pure. che vi regaliamo il caffè di Garage Roll. Grazie. Io sono una caffeinomane poi. Esatto, Dovete il grande avere belli caffè, ma attivi ce durante l'avete le prove. tutti. Uno è anche per Veronica che glielo daremo, ecco qua Veronica. Lei se ne quello che beve la fa- troppo. Se non lo troverai vuol dire che c'è passato Livia. Grazie mille ragazzi. Grazie. Cos'è che invece avete in comune come ascolto ultimamente? Ma proprio che qualcosa che ci accomuna sì ci può stare più che altro come sonorità, no? Piuttosto che genere. Però poi alla fine quello che ci piace è il fatto proprio che ognuno ha più o meno degli ascolti diversi e quindi cerchi un po' di prendere, che ne so, un sound che piace a Riccardo si mischia un po' al sound, no? E siamo anche differenti nei vari brani che abbiamo, secondo me. Esatto. Qualcosa che ci può accomunare è proprio un tipo di scrittura che è quello pop, quel cantautorato del nostro paese che sicuramente ci piace un po' a modo nostro ripercorrere, no? Anche perché siamo un po' nell'era più che del cantautorato di cercare di estrapolare quello che grandi hanno fatto e quindi rivisitarlo certo. un po' a modo nostro. Per quello volevo sapere da dove trae ispirazione, però. Dall'esperienza mia oppure da discorsi che si possono essere fatti insieme, per esempio stupidaggini come ma ti ricordi quando eravamo giovani? Una volta io e lui Esatto. dicevamo oh ma ti ricordi quando eravamo giovani? In Infatti realtà c'è lo siamo scialle. giovanissimi, Esatto, cioè noi abbiamo giovanissimi. 12 anni, però già ci sentivamo vecchi. E quindi è nato per esempio una frase e da lì si sviluppa magari un pensiero che comunque va avanti e non sai, a me comunque le parole mi vengono abbastanza di getto. Sì. E infatti noi non diciamo niente, ma sentite l'ultima canzone di Rughe e capirete, perché noi non Mai svegliamo, live. solo chi ascolta. Anche perché non ci sarà mai a un live. Solo chi detiene quindi le dovete sentirla per Per forza. forza Quella è lì. per forza nell'album. effettivamente. Se volete un aneddoto che non abbiamo mai detto a nessuno, me lo stavo a per proposito chiedere, di questo, Non di lo questa so nemmeno brano, io. No. Siamo qua per lo scoop. perché noi. pensano che l'ultima traccia, che chiamiamo Ghost Track, non l'abbiamo registrata in studio. Cioè questa era una delle nostre bozze a casa di Olivia su telefono, quindi quella è una registrazione da telefono. Infatti a un certo punto smettiamo anche di dire cose. Cioè non c'è più un testo. È così che nascono i testi di Madonna, cioè non c'è un testo. Quindi il CD lo potete ascoltare
Sì, sta su tutti Al i digital pubblico, al store, Spotify, Apple Music, tutti, veramente tutti. Ma se Sì, volete sì, il CD fisico originale a Ve lo Porta venite a Portese, A Porta vicino, Portese. no, non la Dome, vicino Porta Portese c'è Dove c'è il Stefano box? che abita qua e c'è, come vedete, stanno Citofonare, là, interno pieno. 11, riapro, scendo. Vabbè, poi siamo su YouTube con il nostro singolo e con la cover del grandissimo Gianni Morandi. Andatevela a sentire Abbiamo Scende voluto fare la questa pioggia. pazzia di... Questa pazzia. Come mai avete scelto Gianni Morandi, appunto? C'era Perché- un ballo Malgioglio. Vogliamo... C'era il ballo Io ero per Malgioglio. Com'è che si chiama quel pezzo? Però Sbucciami. Sbucciami. Bellissimo. Quella bella Sì, me Sbucciami. Il perché non c'è un perché, cioè nel senso è un cantante un po' sottovalutato dai giovani, no? Perché nel senso lui è molto attivo sui social, quindi tutti lo amano, vuoi o non vuoi, però a livello musicale un po' così, quindi abbiamo voluto prendere proprio una delle sue hit un po' più commercialone, e rivisitarla a modo nostro, per metterci pure noi alla prova, no? Di prendere Infatti un la classicone. seconda parte del brano, cioè comunque le parole le ho cambiate. Gli arrangiamenti sono alla Madò. Cioè, Sì, sì. sono degli Sì, arrangiamenti sì. della Madò. Della Madonna. Quindi È una canzone La potete trovare sul loro canale YouTube, no? Sì, di ok. Mia Cameretta. Sì, Mia Cameretta Records, allora, benissimo. E va bene, allora non so se ci volete dire altro e volete dire qualcos'altro al nostro pubblico. Io volevo aspettare Veronica, però mi sa Ma che che ancora fine non ha fatto? Veronica, era sì, al bagno, Mi sa ma che c'è qualche problema. È una cosa lunga, evidentemente. è rimasta chiusa fuori. È Vado a rimasta- vedere. sì, Vabbè, sì, io sì, vi ci saluto. vediamo. Salutate voi anche da parte di Veronica. Allora. Sì, sì, Ciao. Sì, vediamo. Ciao. Ah, che bella la larghezza. È bella una big band, ma troppe teste alla Troppe fine. teste alla fine si sta più creano larghi, troppa cioè. confusione. Non lo so. Ah, devo spostare la macchina. Va bene. Ah, ok, Scusate, quindi qua Cioè, non allora, poco. Facciamo- rimane va bene, sempre me. ma non è Va un bene, problema. Sì. cari amici di Garagerol, siamo qua con un duo veramente Vabbè, piano e voce, fantastico, piano e Marta voce. e anche Fringuelli. Sì. Quindi ce la potremo cavare benissimo. Sono Allora sicura. approfittiamo per parlare dei Oliva Esatto, progetti a Pasqua. paralleli, perché io so che Marco ha anche altri progetti, oltre Sì, ai sì, sì. Madò. Per esempio ho un trio anche col quale mi diverto molto, Rana, Scusa. si chiama con l'H. perché? Non so se si capisce, mi piacciono le H, ne ho messe due in questo nome. E una. Con le H. Sì. Ciao. Sono Ciao, Va bene, allora siamo qua con il direttore di orchestra, Allora. Pasquariello, un grande Prima cosa è la solista bacchetta. nella storia della musica. Guarda, le prime esperienze ti sto aspettando. Perché mi sta. Grazie. Ok, Ciao. va bene. Io che volevo tanto fare il musicista, quindi adesso Lara chiedimi, non so. No, io vorrei capire perché un musicista La mia è finito- band, mi hanno preso incontro per caso degli amici al pub, loro avevano fatto dei brani e mi hanno preso come batterista. Siamo in tre, Non so, non per so. oggi sto da solo. Hai bisogno di una cantante? Io ci sto. Ah, una bene. cantante, infatti Sì, cercavamo Io una voce volevo fare la femminile. presentatrice, quindi Se vuoi c'è non pure so un se vado batterista. bene, Se però volete, ci provo. Ok, c'è un Questo batterista. era il mio sogno. Io in realtà. direi di cominciare, che dite? Non lo so. Bene, dai. Però ci Intanto servono. salutiamo tutti gli amici di Garage Ciao. Roll, iscrivetevi al nostro canale. Oggi finiamo un po' freestyle. Serve un bassista. Serve un bassista, sì, perché Veronica è ancora bloccata. Veronica, no. Andiamo. Una puntata della Madonna. Nella prossima puntata di Garage and Roll, una nuova band, una nuova storia, una nuova location, un nuovo box e tanta musica. Ciao da Garage and Roll.